Cui in italiano serve anche per esprimere possesso. Si tratta infatti di un pronome relativo possessivo. Serve pertanto per esprimere il genitivo, ovvero il complemento di specificazione. Vediamo insieme un esempio. Paolo, la cui famiglia è di Roma, adora visitare l'Italia ogni estate. Analizziamo questa frase. Partiamo dall'inglese. Paolo, whose family is from Rome, loves to visit Italy every summer. Ora, il whose in inglese significa Paolo's family. Ecco perché la frase in italiano diventa Paolo, la cui famiglia è di Roma, adora visitare l'Italia ogni estate. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Facciamo ora un secondo esempio. Giulia, la cui specialità è la pasta fatta in casa, adora cucinare per la sua famiglia e i suoi amici. Anche in questo caso analizziamo la frase. Giulia, whose specialty is homemade pasta, loves to cook for her family and friends. Allora, come vedi, whose in questo caso significa Giulia's favorite Italian dish. In italiano la frase diventa Giulia, la cui specialità è la pasta fatta in casa, adora cucinare per la sua famiglia e i suoi amici. Se questo video ti sta piacendo, ti invito a mettere un mi piace e ti invito anche a scaricare questo PDF gratuito con l'elenco dei 100 verbi più frequenti in italiano. Spero ti sia utile. Troverai il link qui sotto in descrizione. Come vedi, quindi, quando esprime possesso, cui non è preceduto dalla preposizione di, bensì dall'articolo determinativo e diventa pertanto il cui, la cui, i cui o le cui. Come vedi, pertanto, cui è preceduto dall'articolo determinativo ed è seguito dall'oggetto posseduto, ed è importante ricordare che l'articolo concorda con esso, cioè con l'oggetto a cui si riferisce. Vediamo che cosa intendo. La signora Lia, la cui figlia si chiama Alice, vive vicino a Milano. In questo caso il nome di riferimento è figlia. Essendo femminile e singolare usiamo la, pertanto la cui. Nella frase la signora Lia, il cui figlio si chiama Marco, vive vicino a Milano, usiamo l'articolo il, perché il nome è proprio il figlio, cioè maschile singolare. La signora Lia, le cui figlie si chiamano Alice e Sara, vivono vicino a Milano, dobbiamo usare le cui, perché abbiamo un femminile plurale. E infine nella frase la signora Lia, i cui figli si chiamano Marco e Luca, vivono vicino a Milano, avremmo i cui, perché il nome è i figli. Abbiamo pertanto un articolo maschile plurale. Ricorda tra l'altro che se vuoi rivedere l'uso di cui come pronome relativo, ho preparato questa video lezione in cui ho parlato proprio di questo argomento. Proviamo ora ad unire delle semplici frasi. Anna è mia cugina. La figlia di Anna è medico. Uniamo le frasi. Anna, la cui figlia è medico, è mia cugina. Seconda frase. Massimo è un nostro amico. La passione di Massimo sono i cavalli. Massimo, la cui passione sono i cavalli, è un nostro amico.
Ricordati che passione è infatti un nome femminile singolare. Frase numero 3. Cristiano ci ha invitati. La casa di Cristiano è al mare. Cristiano, la cui casa è al mare, ci ha invitati. Frase numero 4. Claudio segue tutte le partite di calcio. La squadra del cuore di Claudio è l'Inter. Claudio, la cui squadra del cuore è l'Inter, segue tutte le partite di calcio. Frase numero 5. Leonardo nacque a Vinci, vicino a Firenze. Il dipinto più famoso di Leonardo è la Gioconda. Leonardo, il cui dipinto più famoso è la Gioconda, nacque a Vinci. E a questo punto direi che è il caso di fare un breve quiz per vedere se hai capito. Tra l'altro è un quiz molto bello perché conoscerai alcune città italiane. Dovrai unire delle frasi che parlano proprio di alcune città del nostro paese. Leggiamo insieme le frasi. Milano è una città cosmopolita. La moda di Milano è conosciuta in tutto il mondo. Genova è conosciuta come La Superba. Il porto di Genova è stato uno dei più importanti del Mediterraneo. Bologna è una città universitaria. Le torri di Bologna sono un simbolo della città. Siena è una città medievale. Il Palio di Siena è famoso in tutto il mondo. Verona è una città romantica. L'Arena di Verona è famosa per gli spettacoli estivi. Torino è famosa per la sua cultura. I musei di Torino sono ricchi di opere d'arte. Matera è la città dei sassi. La bellezza di Matera è stata riconosciuta dall'UNESCO. Troverai la soluzione di questo esercizio qui sotto in descrizione. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo di scrivere Corona qui sotto nei commenti. Ma so che c'è un problema che ti assilla, perché non sai quando usare cui e quando usare che. Ecco perché ti consiglio di provare a fare un test proprio su questo. Ho una video lezione su questo argomento. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.